ottimo lavorare sulle tecniche di calcio fondamentali, ma è molto interessante vederle nel loro contesto in uno stile. In particolare interessante come lavora le tecniche di gamba fondamentali, lo stile Shaolin Chuan, perché lo Shaolin è un po' il papà di tutti noi. Anche il Talang, che io amo tanto, ha alle sue radici lo Shaolin. Abbiamo il classico calcio gamba tesa. Come lo si lavora nello Shaolin? Mai da solo, non c'è mai questo calcio eseguito da solo, ma sempre in combinazione, spesso come ad esempio in Ta Hun Chuan, in combinazione con un colpo. Molto interessante perché abbiamo colpo, porta in basso, quindi apre la guardia per poter entrare. Cosa serve questo calcio? Perché a gamba tesa? Perché è un calcio che solleva tutti gli organi interni, entra in contatto nella zona inguinale e spinge tutti gli organi verso il cuore. Un signor calcio, ha questo come colpo di base e poi una grande potenza in basso. La gamba sale perché non incontra resistenza. Se incontrasse resistenza si ferma. Molto efficace, economico, costa poca energia. È bello. Pericoloso anche per la rotola, sollevare la rotola verso l'alto. Calcio che costa poco, ma che ha tanto potere. Osservare come si chiude nello Shaolin, come ci hanno insegnato alla scuola del maestro Liang Yichuan, non così, assolutamente. Poi abbiamo i due grandi classici della gamba tesa, verso l'esterno e verso l'interno. Vediamoli nel loro contesto. Ad esempio, Wai Bei viene usato in una delle più antiche Taolu di Shaolin, quella con cui si sono scavate le buche nella sala di meditazione del tempio. Dopo un colpo di ginocchio, Wai Bei. Molto interessante perché abbiamo un portare in basso, colpo di ginocchio, un tenere fermo, Wai Bei. Un portare in basso, colpo di ginocchio, un tenere fermo, Wai Bei. Poi abbiamo Nei Bei, il contrario. Molto bello come si usa in Ta Hun Chuan, un'altra Taolu molto antica di Shaolin, del gruppo Hong. Un pugno che diventa protezione e lascia spazio per il colpo. Anche qui molto interessante l'aspetto marziale, protezione, tenere fermo, pugno, colpo e sono protetto. Non cosette così, non cosette proprio. Il maestro Liang Yichuan insegnava a proteggere l'inguine, gomito presso solare, fegato chiuso, milza chiusa, pugno sotto il mento. Ora abbiamo i calci frontali che vengono chiamati che battono. I famosi sono con la tecnica diritta o con la tecnica incrociata. Ma in ogni caso nello Shaolin non sono eseguiti in questo modo, non sono eseguiti così. No, non come ce li ha insegnati il maestro Liang Yichuan, assolutamente. Sono sempre preceduti da un colpo diritto e sotto la gamba arriva. Quindi diritto e la gamba arriva. Diritto e la gamba arriva.
Il colpo reale, e questo agli occhi gola, il colpo reale è basso, la gamba arriva a colpire la mano perché non incontra resistenza a vuoto, ma il colpo reale è basso, è qui che solleva. Vediamo come viene eseguito in Tachunchen, perché nel paese lo faccio battendo, cerco di farlo bene. Non c'è male. Così. Ho fatto fatica 40 anni fa a studiare Shaolin e faccio fatica ancora oggi, ma è quello il suo bello. Se miglioro quello che non mi viene bene, migliora tutta la mia arte. Un altro modo di colpire col codo del piede o con l'avampiede è incrociato, il famoso calcio incrociato. Qui l'enfasi, ad esempio prendendolo da Pao Chui, Shaolin Pao Chuan, Pao Chui, il pugno cannone di Shaolin, la cosa importante è il tirare. Sì. Anche qui il colpo è comunque diritto, anche se tira, il colpo è diritto, molto bello. Shaolin Pao Chuan, colpo di cannone di Shaolin. Ora abbiamo, rimanendo nei calci di base, il calcio laterale. Un mio compagno di pratica ha detto: nella scuola cinese non ci sono i calci laterali. E chi l'ha detto? Una sciocchezza straordinaria. Certo che ci sono i calci laterali, ci mancherebbe altro. Il senso dei calci laterali sono che quando sono angolato non perdo tempo a mettermi dritto per dare un calcio frontale. Se sono angolato verso un pericolo, parto subito con la gamba avanti, la più vicina al bersaglio, e se sono di lato il colpo più efficace è quello laterale. Nello Shaolin viene quasi sempre eseguito basso, ad esempio sempre da Shaolin pugno cannone, cioè dopo una presa si falcia e si continua a colpire. Molto bello. Anche qui la sua applicazione si vede dal contesto. Nella Tao vengo agganciato, eseguo un Chin-Na, falcio la gamba, falcio l'altra gamba, tengo fermo, colpo di gomito. Quindi è un contesto di chiusura, di prese. E già. Il contesto aiuta a capire la funzione. Abbiamo anche il calcio laterale eseguito medio-alto, ma mai da solo, mai un calcio eseguito da solo, no, non nelle Taolu. Ad esempio in Luohan, il monaco illuminato, abbiamo un aggancio, abbiamo un colpo, la mano continua a tenere, colpo, facciamo e calciamo, colpo, facciamo e calciamo. In questo caso si può dare anche al viso, ma il suo vero bersaglio è la zona centrale. Può essere sempre basso, oppure medio, alto. Aggancia, colpo, falcia, la mano tiene sempre.
Shaolin Luohan lo fa anche saltando. Anche saltando. Vai. Molto bello. Ultimo calcio, la forma di uncino. Il Luohan, sempre il Luohan, viene eseguito così. Cinna, tiro e calcio. Già. Il Luohan addirittura viene combinato. Sono qui, viene combinato con un'altra tecnica, Pubu. Ma adesso guardiamo sul calcio. Anche qui posso darlo alto, ma a cosa serve? Chiaramente sto facendo una presa, sto tirando a me, quindi colpisco il ginocchio. Sto tirando a me, quindi colpisco il ginocchio. Sto tirando a me, colpisco il ginocchio. Chiaro che è così che la tecnica esprime il suo reale potere. Riassumendo, i calci di base che nel loro contesto acquistano un grande spessore. Il calcio di tallone eseguito con un colpo percuotente che apre. Fantastico. Il calcio a gamba tesa verso l'esterno, eseguito più chiuso, più finalizzato. Dopo una ginocchiata, tenere fermo, colpire. Quindi non ampio, ma piccolo, che serva proprio a colpire solo quello che teniamo fermo. Gamba tesa verso l'interno, sempre un tenere fermo, sempre un colpire di pugno, ed ecco che arriva la gamba tesa. Un colpire di pugno, ed ecco che arriva la gamba tesa. C'è proprio un colpire e la gamba tesa. Calci frontali, mai eseguiti da soli, ma sempre in combinazioni delle mani. Mano in simultanea alla gamba, mano opposta alla gamba, opposta. In ogni caso c'è un colpo diritto che è raggiunto dalla gamba, c'è un colpo diritto che è raggiunto da una gamba. Quindi la simultaneità di parte superiore e di parte inferiore del corpo, tipica dello Shaolin, ma anche di tutta la scuola cinese. Calci laterali, mai eseguiti nelle Tao da soli, ma sempre con una falciata, c'è sempre una falciata. Anche calci chiusi come questo, così importante nel Tao Lan Chuan, dove tra l'altro viene anche qui applicato con la coordinazione superiore e inferiore del corpo. Anche nello Shaolin ha senso con il tener fermo, il tirare a noi. Va da sé che questa tecnica non può essere un calcio alto, perché se siamo così vicini alla persona che colpiamo basso. Ecco che inserire le tecniche nel loro contesto aiuta a capirle profondamente. And still I hope that you will subscribe.